Dopo aver visto cosa sono i sistemi lineari e come si risolvono, concludiamo con una classificazione e un riepilogo dei possibili casi. Quando ci troviamo di fronte a un sistema lineare, per stabilire quante soluzioni ammetta, è utile scrivere la matrice dei coefficienti. Ci chiediamo se sia quadrata. Se la matrice è quadrata, calcoliamo il suo determinante. Se il determinante è diverso da 0, concludiamo che il sistema è crameriano e ammette un'unica soluzione. Se il sistema ha due equazioni e due incognite, si tratta di trovare il punto di intersezione di due rette nel piano. Se il sistema ha tre equazioni e tre incognite, si tratta di tre piani che si intersecano in un punto nello spazio, e così via in dimensioni maggiori. Non sempre però si trova un punto come soluzione, vero Paola? Verissimo! Se andiamo avanti con i casi da analizzare, vediamo che il determinante può essere nullo. Questo significa che la caratteristica della matrice dei coefficienti non è massima. Se il sistema è 2x2, la caratteristica può essere soltanto 1. Se il sistema è 3x3, la caratteristica può essere 2 oppure 1. Quando ci troviamo in questo caso, sappiamo che dobbiamo considerare la matrice completa, ossia quella che contiene anche la colonna dei termini noti. Cosa significa che la matrice completa ha la stessa caratteristica della matrice dei coefficienti? Nel piano, ossia nel caso 2x2, significa che le due rette sono coincidenti e quindi il sistema ammette infinito elevato alla 1 soluzioni, perché tutti gli infiniti punti della retta sono soluzioni del sistema. Nello spazio avremo tre piani coincidenti se la caratteristica delle due matrici è la stessa ed è uguale a 1 e avremo una retta se la caratteristica è uguale a 2. Quando passiamo a 4, 5, 6 incognite non è così semplice visualizzare la situazione, ma il principio è lo stesso. Abbiamo anche visto che le matrici non sono necessariamente quadrate. Infatti, se andiamo avanti con i casi, sappiamo che la matrice può anche essere rettangolare. Ad una matrice rettangolare bassa corrisponde un sistema con un numero maggiore di incognite rispetto al numero di equazioni. Ad una matrice rettangolare alta corrisponde un sistema con più equazioni che incognite. Per fare chiarezza, riprendiamo alcuni dei sistemi in due incognite che abbiamo affrontato e vediamo come procedere. Vediamo un primo esempio di sistema avente una matrice dei coefficienti quadrata di ordine 2. Questo sistema ha matrice dei coefficienti quadrata di ordine 2 e con determinante diverso da 0. Il sistema ammette un'unica soluzione. Questo sistema corrisponde sul piano cartesiano a due rette che si intersecano in un punto ed è proprio la soluzione del sistema. Sostituiamo al coefficiente di y nella seconda equazione il parametro k. Osserviamo che il determinante della matrice dei coefficienti si annulla per k uguale a meno 2. Possiamo dire che se k è diverso da meno 2, il sistema è crameriano. Il sistema rappresenta sempre due rette che si intersecano in un punto. Ma se k è uguale a meno 2, il determinante della matrice dei coefficienti è uguale a 0 e la sua caratteristica è 1. Consideriamo quindi la matrice completa, la quale ha anch'essa caratteristica uguale a 1, avendo le due righe proporzionali. Il sistema ammette infinito alla 1 soluzioni. Se rappresentiamo il sistema nel caso di k uguale a meno 2, le due rette del sistema sono diventate coincidenti, ossia le due rette sono in realtà la stessa retta nel piano. Consideriamo questo altro esempio. Osserviamo che la matrice dei coefficienti è quadrata di ordine 2, ma ha determinante uguale a 0. La caratteristica di m è 1. La matrice completa, non avendo le righe proporzionali, ha invece caratteristica uguale a 2. Quindi il sistema non possiede soluzioni. Questo sistema corrisponde sul piano cartesiano a due rette parallele, che infatti non hanno alcun punto in comune. Consideriamo questo altro esempio. La matrice dei coefficienti è quadrata di ordine 2 e ha determinante uguale a 0, quindi la caratteristica di m è 1.
La matrice completa possiede righe proporzionali e ha caratteristica uguale a 1. Quindi il sistema possiede soluzioni e precisamente infinito alla 1 soluzioni. Se rappresentiamo il sistema, anche in questo caso disegniamo due rette coincidenti, ossia due rette che sono in realtà la stessa retta del piano, definita a meno di una costante moltiplicativa. Abbiamo quindi visto alcuni esempi che rappresentano i casi possibili di soluzione di un sistema lineare.